Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, devo ammetterlo, mi sta particolarmente a cuore e che, sono sicura, susciterà anche il vostro interesse. Parliamo di Neslihan, una figura che, per usare un eufemismo, ama vivere al limite. Oggi andremo ad analizzare un caso studio, diciamo così, di una persona che, nonostante i chiari segnali d'allarme e gli avvertimenti ben intenzionati di chi le vuole bene, decide imperterrita di ignorare ogni consiglio, convinta che la sua strada sia quella giusta, anche se costellata di insidie e, diciamocelo chiaramente, potenziali disastri. Neslihan è un personaggio che incarna una tendenza umana molto comune, l'illusione del controllo e la difficoltà ad accettare che, a volte, l'esperienza e la saggezza altrui possano essere preziose. Prima di addentrarci nel vivo della storia di Neslihan, però, vorrei invitarvi, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale. Sapete, attivare la campanella è come avere un piccolo, fedele assistente che vi ricorda quando pubblico un nuovo video. E fidatevi, ho un sacco di idee in cantiere che non vedo l'ora di condividere con voi. Quindi, insomma, iscrivetevi, non ve ne pentirete. Promesso? Bene, ora che abbiamo sistemato le formalità, direi che possiamo finalmente iniziare a parlare di Neslihan. Chi è questa Neslihan, vi chiederete? Beh, Neslihan è, come dire, un uragano di energia. È una persona creativa, ambiziosa, piena di idee, ma anche incredibilmente impulsiva e, a volte, testarda come un mulo. Neslihan è quel tipo di persona che ti fa pensare, wow, che forza della natura, ma anche, oddio, cosa combinerà stavolta? Un mix esplosivo di genialità e incoscienza che rende la sua vita, e quella di chi le sta intorno, un vero e proprio roller coaster. La conosco da anni, fin dai tempi dell'università, e posso assicurarvi che non c'è mai stato un momento di noia con lei. È una di quelle persone che ti trascina nelle sue avventure, anche se tu non sei del tutto convinto di volerle affrontare. E questo, a volte, si è rivelato un problema. Ricordo ancora le nostre notti insonni a preparare esami che poi, puntualmente, lei affrontava con un'improvvisazione degna di un premio Oscar, mentre io, che avevo studiato meticolosamente ogni pagina, mi ritrovavo a balbettare di fronte al professore. Questo per farvi capire che Neslihan possiede un carisma e un'energia che le permettono di cavarsela in situazioni che per molti sarebbero insormontabili. Ma, come dicevo, questo non la rende immune agli errori, anzi. Per farvi capire meglio, vi racconto un aneddoto. Qualche anno fa, Neslihan ha deciso di aprire un negozio di artigianato. Un'idea fantastica, per carità, Neslihan è bravissima con le mani, crea oggetti meravigliosi. Il problema è che non aveva la minima idea di come si gestisce un'attività commerciale. Non aveva fatto un business plan, non aveva studiato il mercato, non aveva nemmeno un budget definito. Semplicemente si è svegliata una mattina e ha detto: oggi apro un negozio. La decisione è stata presa con la stessa nonchalance con cui si sceglie il gusto del gelato. Io, e molti altri amici, abbiamo cercato di farle capire che forse, dico forse, sarebbe stato meglio fare un passo alla volta, magari iniziare con un piccolo e-commerce, testare il mercato, capire se c'era domanda per i suoi prodotti. Le abbiamo suggerito di partecipare a qualche fiera dell'artigianato, di creare un profilo sui social media, di studiare la concorrenza. Insomma, le abbiamo offerto tutti i consigli che avremmo dato a chiunque volesse avviare un'attività. Niente da fare. Neslihan era convinta che la sua idea fosse geniale e che il successo fosse garantito. Secondo lei, la bellezza dei suoi oggetti avrebbe parlato da sola e attirato i clienti come miele per le api. Ha preso in affitto un locale in una zona un po' defilata, ha speso una fortuna per l'arredamento, ha riempito il negozio di oggetti fatti a mano, e poi non è successo niente. Per settimane, il negozio è rimasto quasi deserto. Nessuno entrava, nessuno comprava. Le spese si accumulavano, le bollette da pagare aumentavano e Neslihan iniziava a demoralizzarsi. Ma anche di fronte all'evidenza, non voleva ammettere di aver sbagliato. Continuava a ripetere che era solo questione di tempo, che la gente non aveva ancora scoperto il suo negozio. Noi amici, ovviamente, eravamo lì a sostenerla, a darle consigli, a offrirle aiuto. Le proponevamo di organizzare eventi nel negozio, di fare delle promozioni, di collaborare con altri artigiani. Ma Neslihan, nel suo orgoglio, rifiutava qualsiasi suggerimento. Era convinta di potercela fare da sola, di poter risolvere tutti i problemi.
Credeva che accettare il nostro aiuto sarebbe stato come ammettere la sua incapacità. Il risultato? Dopo qualche mese, Neslihan ha dovuto chiudere il negozio. Ha perso un sacco di soldi, si è indebitata fino al collo ed è rimasta con un grande senso di frustrazione. Ha dovuto vendere molti dei suoi oggetti per rientrare un po' nelle spese, e ha passato settimane a rimuginare su quello che era successo. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante questa esperienza traumatica, non ha imparato la lezione. Anzi, ha rafforzato la sua convinzione di essere una persona sfortunata, invece di ammettere di aver commesso degli errori. Qualche tempo dopo, Neslihan ha avuto un'altra idea brillante: investire tutti i suoi risparmi in una criptovaluta sconosciuta, promossa da un influencer che, a suo dire, era un genio della finanza. Aveva scoperto questo influencer su Instagram, che prometteva guadagni facili e veloci a chi avesse investito in questa criptovaluta. Neslihan era stata completamente sedotta dalle sue promesse e dai suoi discorsi entusiastici. Ancora una volta, noi amici abbiamo cercato di dissuaderla, spiegandole che le criptovalute sono un investimento ad alto rischio, che bisogna informarsi bene prima di buttare i propri soldi in qualcosa del genere. Le abbiamo consigliato di consultare un esperto finanziario, di leggere recensioni e analisi indipendenti, di diversificare i suoi investimenti. Le abbiamo mostrato articoli e video che mettevano in guardia contro le truffe nel mondo delle criptovalute. Ma Neslihan non ci ha voluto sentire. Era convinta che quella criptovaluta fosse la prossima Bitcoin e che, nel giro di qualche mese, sarebbe diventata milionaria. Si era creata un'immagine nella sua testa di una vita lussuosa, fatta di viaggi esotici e acquisti sfrenati. Vi lascio immaginare com'è andata a finire. La criptovaluta è crollata nel giro di poche settimane e Neslihan ha perso tutti i suoi risparmi. L'influencer, ovviamente, è sparito nel nulla, con i soldi di Neslihan e di molti altri investitori ingenui. Questi sono solo 2 esempi, ma potrei raccontarvi decine di storie simili. Neslihan è una persona che tende a ripetere sempre gli stessi errori, a ignorare gli avvertimenti, a credere ciecamente nelle sue intuizioni, anche quando queste si rivelano palesemente sbagliate. È come se vivesse in un universo parallelo, dove le leggi della logica e del buon senso non valgono. Ma perché Neslihan si comporta così? Perché è così restia ad ascoltare i consigli degli altri? Credo che ci siano diverse ragioni. Innanzitutto, Neslihan ha una grande fiducia in se stessa. È convinta di essere più intelligente e più capace degli altri. Questo, di per sé, non è un difetto, ma quando diventa eccessivo può portare a sottovalutare i rischi e a ignorare i consigli di persone più esperte. È come se si sentisse invincibile, immune agli errori e alle difficoltà. In secondo luogo, Neslihan ha paura di ammettere di aver sbagliato. Riconoscere di aver preso una decisione sbagliata, di aver fatto un errore, sarebbe per lei una sconfitta troppo grande. Quindi, preferisce andare avanti per la sua strada, anche se sa che sta andando incontro al disastro. Ammettere di aver sbagliato significherebbe mettere in discussione la sua autostima e la sua immagine di persona forte e indipendente. Infine, Neslihan ha una grande sete di avventura e di novità. È attratta da tutto ciò che è nuovo, eccitante, fuori dall'ordinario. Questo la porta a prendere decisioni impulsive, senza valutare attentamente le conseguenze. Cerca costantemente l'adrenalina e l'emozione, anche a costo di correre rischi inutili. È come se vivesse la sua vita come un gioco d'azzardo, dove la posta in palio è sempre più alta. Recentemente, ad esempio, ha deciso di lasciare il suo lavoro stabile e ben retribuito per inseguire il sogno di diventare una travel blogger. Un sogno bellissimo, per carità, ma che richiede impegno, dedizione e, soprattutto, una strategia ben definita. Invece, Neslihan si è buttata a capofitto in questa nuova avventura, senza aver fatto un piano, senza aver studiato il mercato, senza aver considerato le difficoltà. Ha semplicemente comprato una macchina fotografica, ha creato un profilo Instagram e ha iniziato a postare foto dei suoi viaggi. Noi amici, ancora una volta, abbiamo cercato di farle capire che forse sarebbe stato meglio iniziare con un blog, creare contenuti di qualità, costruire una community, monetizzare il suo lavoro. Le abbiamo suggerito di seguire corsi di fotografia e di marketing digitale, di collaborare con altri blogger, di cercare sponsor. Ma Neslihan non ci ha voluto sentire. Era convinta che la sua passione e la sua originalità sarebbero state sufficienti per sfondare nel mondo del travel blogging. Per ora, i risultati sono scarsi.
Il suo profilo Instagram ha pochi follower, i suoi post non generano engagement e non è riuscita a monetizzare il suo lavoro. Ma Neslian continua a perseverare, convinta che prima o poi il successo arriverà. E noi, ovviamente, siamo lì a sostenerla, anche se sappiamo che le sue probabilità di successo sono minime. Ma cosa possiamo imparare dalla storia di Neslian? Beh, credo ci siano diverse lezioni che possiamo trarre. Innanzitutto, è importante ascoltare i consigli degli altri, soprattutto di chi ci vuole bene e ha a cuore i nostri interessi. Non dobbiamo pensare di essere sempre nel giusto, di sapere tutto. A volte, un punto di vista esterno può aiutarci a vedere le cose in modo più chiaro e a evitare errori costosi. L'umiltà di riconoscere i propri limiti è una virtù preziosa. In secondo luogo, è fondamentale valutare attentamente i rischi prima di prendere qualsiasi decisione, soprattutto quando si tratta di questioni importanti come gli investimenti finanziari o l'apertura di un'attività commerciale. Non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo del momento, ma dobbiamo analizzare la situazione in modo razionale e obiettivo. La prudenza è sempre la migliore alleata. Infine, dobbiamo imparare ad ammettere i nostri errori. Sbagliare è umano e non c'è niente di male nel riconoscere di aver preso una decisione sbagliata. Anzi, ammettere i nostri errori è il primo passo per imparare dai nostri sbagli e per non ripeterli in futuro. L'importante è non lasciarsi abbattere dagli insuccessi, ma utilizzarli come opportunità di crescita e di miglioramento. La storia di Neslian, sebbene a tratti possa sembrare comica, è in realtà una storia seria, che ci invita a riflettere sull'importanza dell'equilibrio, della prudenza e dell'umiltà. Non dobbiamo avere paura di chiedere aiuto, di ascoltare i consigli degli altri e di ammettere i nostri limiti. Solo così potremo evitare di commettere errori che potrebbero avere conseguenze disastrose. Neslian è un esempio estremo di una tendenza umana molto diffusa, la difficoltà ad accettare la realtà e la tendenza a vivere in un mondo di illusioni. E voi cosa ne pensate? Vi siete mai trovati in una situazione simile a quella di Neslian? Avete mai ignorato gli avvertimenti e poi ve ne siete pentiti? Fatemi sapere nei commenti. Sono curiosa di conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista. Magari possiamo imparare qualcosa gli uni dagli altri. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se così fosse, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale. E non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Grazie per avermi tenuto compagnia e alla prossima. Ciao! E ricordate, non siate come Neslian, troppo spesso. Faccina ammiccante.